ma anche no, però può sempre esserlo, anche se non è. E dicevo, è o non è? La persona Toyota Yaris è molto più ricca della persona che c'ha la Ferrari, guardava la pelle d'oca per quello che hai detto. Perché ho solo 2 mani, perché se ne esce 4, cazzo. Mi credi che ad oggi non ho mai fatto una riunione? Prima mi chiedevano sempre, cioè, quanto guadagni? Adesso la risposta è... Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi. Ci siamo? Direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Oggi parliamo di un'azienda che ha rivoluzionato il modo di fare turismo in Italia grazie ad una cura maniacale verso i propri clienti. Una delle preoccupazioni più grandi per un turista all'estero è il sentirsi soli, abbandonati. È proprio la sensazione di incertezza. Andrà bene? Ci sono degli imprevisti? Cosa succede se qualcosa va storto? Ecco, con Malatacca Travels questa cosa non succede. Loro sono dei veri e propri veggenti. Anticipano qualsiasi dubbio ancor prima che si palesi nella mente dei loro clienti. Tutto merito del mindset e dell'esperienza del fondatore di Malatacca, Eugenio, una personalità incredibile che ha deciso di cambiare le regole del gioco nel mondo del turismo attraverso un'insolita gestione del personale. Il risultato di questa insolita gestione? Un'incredibile cura verso il cliente e un'autonomia quasi impossibile da vedere nelle altre aziende, che per lo più vanno avanti solo con la frusta. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamola insieme. Quindi sei in Italia in questo momento per quale motivo? Perché abbiamo un roadshow con l'ente del turismo di Dubai sabato e domenica, che vedrà 100 operatori italiani e 200 agenzie di viaggio, quindi ci incontreremo per spiegare il prodotto nostro, poi dopo Milano ci sposteremo a Rimini per la Fiera del Turismo di Rimini, dove per la prima volta avremo uno stand sotto l'ombrello, diciamo, di Emirati Arabi Uniti. Caspita! Sì. Forse ti sarei chiesto, ma cos'è quella strana scritta in arabo sulla maglietta di Eugenio? Facciamo un attimo di chiarezza che, visto il periodo particolarmente caldo, lungi da noi il voler creare degli incidenti diplomatici. Quella scritta significa ritorneremo ed è un messaggio di pace che viene completato sul retro della maglietta con una scritta in inglese che recita a un mondo senza più mura. In sostanza un augurio di fratellanza per il futuro, per un mondo senza più guerre né confini. Quindi siete realmente qui in rappresentanza di Dubai? Di Dubai a Milano sì, come una compagnia residente a Dubai. A Rimini invece abbiamo invitato dei partners nostri per rappresentare un po' gli Emirati Arabi, perché a Dubai, in Italia si parla sempre di Dubai o Abu Dhabi, no? Però è come se tu in Italia parlassi solo di Milano e Roma. Ok. A noi interessa un po' fare il discorso un po' più ampio del paese, perché ci sono tante cose, tu lo sai benissimo, sì. Conosci il paese benissimo. E quindi Malatacca Travel in realtà chi è e che cosa fa nello specifico? Allora, io ho aperto questa la mia compagnia che ha il mio cognome, Sì. e che peraltro non mi è mai piaciuto, quindi ho detto diamo al mio cognome qualcosa che sia bello. E poi l'ho fatto per dire no, perché non si può dire sempre sì. Quindi mi dava fastidio dire sì a cose che erano no e poi trovarmi in problemi, quindi ho detto quando sei dipendente da altre persone non puoi dire no. Certo. E quindi il mio obiettivo era quello di dire quando è no, no. Quando non posso farlo, non lo faccio. Se non voglio farlo, non lo faccio. Cioè non
un per forza di dover guadagnare o fare qualcosa. Bisogna divertirsi. In ufficio abbiamo questo clima non c'è il capo, siamo seduti tutti uguali, tutti allo stesso punto, non c'è una gerarchia, ci sono solo divisioni di ruoli. Quindi se una cosa non si fa, una persona non va di fare con le giustificazioni dovute, non la si fa. Questo è stato, diciamo, l'incipit che ha. Quindi la prima tua leva non è stata tanto il, non so, voglio guadagnare di più, No. voglio creare più abbondanza, voglio fare qualcosa che più mi piace, è stata proprio se vuoi, una ricerca di libertà. È stata una libertà, sì, perché alla fine, sai, se ti leghi al fatto di voglio fare i soldi, non finisce mai. Perché come fai a sapere qual è il limite di soldi che puoi fare? Cioè arriva a 1 milione, poi dico ma chissà come arrivare a 2, e a 3, a 10, a 20, a 100, è impossibile, non esce mai più. E poi credo che una città anche come Dubai o comunque come gli Emirati sia un po' la massima espressione di questo elemento, perché la prima sensazione che io ho avuto vivendo Dubai è che proprio non c'è un limite Bravissimo. sopra. Cioè un limite che magari in città italiane o in tantissime altre parti del mondo percepisci che c'è una sorta di limite, a Dubai sembra che non ci sia il limite in alto. La cosa che penso sempre io è il fatto di dire, ad esempio noi facciamo un esempio semplice ma prendiamolo un po' così, in Italia alla Ferrari sei arrivato, no, dici cavolo, la Ferrari a Dubai la Ferrari però c'è 5 numeri di targa e quindi 5 numeri di targa è come avere una 126 in Italia, no? Non vuol dire nulla, quindi poi dici vabbè, vuoi avere la Ferrari con 4, poi con 3, perché a Dubai più piccolo il numero di targa più è importante il livello sociale, diciamo, che rappresenti. Questa è una caratteristica che mi colpì tantissimo nel primo viaggio. Sì. Quindi praticamente c'è quella cosa, adesso correggimi se sbaglio, che fino al numero 100 sono la famiglia reale, poi dal 100 al 999 invece un'altra categoria. È molto più ridotto perché sono le prime 2 cifre, quindi dovrebbe essere fino al 16, fino al 20, però poi la famiglia reale si allarga. Famiglia reale? Già, perché Dubai è uno dei 7 emirati che compone la Federazione e la Nazione degli Emirati Arabi Uniti. L'emiro è lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Per questo possiamo parlare anche qui a Dubai di famiglia reale. Ah, una curiosità, scomponiamo il nome. Mohammed bin, quindi figlio di, Rashid, Al, quindi della famiglia, per cui il cognome Maktoum. Ecco perché i nomi qui sono così lunghi. La cosa importante della famiglia reale è che non ha lettere, quindi tu hai 1 o 2 senza lettere. Quando già vedi la lettera vuol dire che non è più nella famiglia reale. Però quelli sono livelli che non puoi raggiungere, no? Quindi poi per esempio se tu hai una Ferrari con 5 numeri e davanti a te c'è una Toyota Yaris, non me ne voglio la Toyota Yaris con 2 numeri, la persona Toyota Yaris è molto più ricca della persona che ha la Ferrari con 5 numeri. Quindi il punto è di dire ok, compro la Ferrari, compro 3 numeri, poi ci sarà chi ha la Bentley, poi chi ha la Bentley d'oro, chi ha la Bentley d'oro con gli interni Armani, quindi è impossibile, non puoi avere questa cosa. Il bello invece che ho capito aprendo una compagnia che non ci avevo mai pensato è quanti stipendi pago, non è più quanto guadagni. Certo. Perché non ha più senso di dire quanto guadagni, no? Il fatto di lavorare e far andare un'azienda e poter pagare gli stipendi è molto di più di quanto guadagni, perché hai nelle tue nelle tue mani, ma è brutta questa parola, vite di altre persone che hanno famiglie, quindi tu stai creando possibilità a persone di vivere e di avere dei rapporti migliori verso il futuro, Certo. no? Quindi di figli. È comunque bella come cosa, secondo me. Senti, prima parlavi della fiera di Rimini a cui Sì. parteciperete, ho dato un'occhiata online e ho visto che arrivate giù anche con nomi come The Address, Sì. che dico, The Address è una delle catene più importanti, prestigiose, eccetera, Sì, eccetera, a sì, Dubai. sì. Cioè, come arrivi a centrare questo risultato, a centrare collaborazioni di questo tipo? Allora, sai, diciamo innanzitutto che The Address si chiama The Address perché l'indirizzo, no? La traduzione è indirizzo, perché loro è una catena emiratina, hanno deciso di localizzare i loro alberghi nei punti di maggiore importanza di Dubai. Quindi quando dici vuoi l'indirizzo di qualcosa, sei lì. Quindi Burj Khalifa, c'è The Address a fianco, c'è un altro di fianco, c'è un altro di fronte, sono 5-6 address di fronte. A JBR c'è quello con la piscina più alta al mondo.
JBR è l'acronimo di Jumeirah Beach Residence ed è una delle zone più prestigiose di Dubai, proprio nei pressi della famosissima ed iconica Jumeirah Palm, la grande isola artificiale a forma appunto di palma fortemente voluta dallo sceicco. C'è sempre un motivo per avere quell'indirizzo, quel address. Non puoi non lavorare con The Address. Se vuoi lavorare sul mercato Emirati Arabi non puoi non lavorare con The Address, quindi ci siamo avvicinati a The Address. E a JBR c'è un ragazzo italiano che lavora a The Address che si chiama Lorenzo, che è una persona molto... mi piace subito come persona, una persona molto vera. È difficile trovare una persona che sia vera in questo mondo. È difficile perché se sei sales, lui è un director of sales, quindi se sei sales sai, è sempre quella, invece lui straight, punto, non è, no, dice no, sì, quindi è una persona di cui mi fido. Di curiosità, da quanto tempo sei a Dubai? 8 anni e mezzo adesso. Ok, e hai lavorato sempre qui o sei arrivato all'address? No, io sono qui da 3 anni e mezzo. Ok. Ho vissuto 15 anni a Londra. Poi stanco delle temperature londinesi, sono riuscito a farmi trasferire qui a Dubai. Nella mia carriera ho sempre sognato di fare aperture di alberghi e da quando mi sono spostato qua a Dubai questo è il mio 6º albergo che ho aperto. Caspita. Sì. Che alberghi hai aperto? Tanti, Hub Tour City che è un complesso di 3 alberghi, poi ho aperto Hub Tour Polo che era il primo albergo con i campi da polo. Ho aperto Landas sulla Palma e poi mi sono ritrovato ad aprire in questo bellissimo, spettacolare palazzo dell'Address Beach. Cioè, questo quando è stato aperto? Abbiamo aperto nel dicembre 2020, quindi proprio nel mezzo della Covid. E pensa che questa struttura ci hanno messo solo 5 anni a costruirla. Cavolo. In Italia saremo ancora al primo piano. Sì. Vero? Probabilmente sì. Com'è lavorare con Michele, Eugenio e Malatacca? Come lavorare con amici. Ok. Sì, ci si capisce, ci si aiuta, ci si litiga. Giustamente. Perché è una relazione, ma subito abbiamo avuto una connessione, ci è piaciuto come lavoriamo assieme, anche se non ci parliamo giornalmente, però si sa nel momento che uno chiama o l'altro sono tutti a disposizione. Non mi sono mai sentito tradito, diciamo, in quel senso, quindi no. Stessa cosa per noi. Sì, stessa cosa per noi. Come essere in famiglia. E quindi è nata subito una partnership, perché se devo lavorare con una persona, devo lavorare con una persona con cui mi fido. Certo. Che se mi dice che questo albergo costa 1.000 euro, io so che quell'albergo costa 1.000 euro, non lo trovo a 500 euro. Certo. No? Mi dà anche più potenza a me, perché se ti dico guarda, ti dico questa camera costa 1.000, non la troverai a meno di 1.000. E non la trovi. Quindi ho la possibilità di venderla. Quindi lui mi sono fidato subito e quando abbiamo deciso di prendere lo stand a Rimini e di portare con noi, quindi non ho preso lo stand per me, non è stato lo stand Malatacca, non c'è scritto Malatacca sopra, ma uno stand di partners, che magari verrà gente a trovarci, lavorerà con The Address direttamente, non lavorerà con me, però è stato un modo di dire portiamo persone che sono come noi a Rimini, conoscetele. Quindi ci sarà il The Address e che è un albergo bellissimo, ti parlo di quello di JBR perché ha questa piscina spettacolare al 77esimo piano che sembra di essere su un aereo, vedi tutta la città dall'alto, è veramente un mozzafiato, quindi è un'esperienza assolutamente da fare a Dubai, come dicevi tu, no? Dubai la vedi, non vai al 77, hai perso qualcosa, perché quando sono stato lì ho visto un'altra Dubai. Sì. Ed è sicuramente non è solo un albergo. Gli alberghi non sono solo alberghi a Dubai. Gli alberghi sono punti di incontro, sono ristoranti, sono posti dove si balla, sono posti dove ci si incontra. Sono residenze. Sono residenze, sono posti dove si fa sport, dove si fanno attività, dove vai in piscina. E oltre al The Address a Rimini con chi? Verrà con noi Rixos, che è questa catena turca, perché Rixos ha una struttura bellissima a Sadia Thailand, che secondo me è il punto di mare più bello del Golfo. Nell'Emirato di Abu Dhabi, dove è questa spiaggia a Borotacco, mare bianco, hai delfini la mattina che ti vengono a riva a nuotare, bellissimo, a Dubai anche. E poi portiamo Rotana, che ha questo resort sempre nell'isola di Saadiyat. Quindi abbiamo scelto dei partners che sappiamo che saranno graditi dal mercato italiano, cioè gli italiani hanno bisogno di queste cose. Certo.
E senti, noi siamo qui insieme oggi e invece che per loro che ci guardano in camera sostanzialmente è un salto di pochi secondi, ma nel momento in cui saremo a Dubai, chi ci supporterà a farci vedere un po' quello che fate, quelli che sono i posti più iconici, eccetera? Allora, ci sarà sicuramente Michela, Ok? che conosci. Sì? Poi ci sarà Marika, la ragazza che si è aggiunta da poco al nostro team. Vi troverete Christine e Angelina, che sono le nostre due chiavi di ingresso agli alberghi, diciamo. Sono i nostri traduttori per tradurre il lavoro per sei alberghi. Sergio non so se ci sarà perché è con me qua. Ok. Vedremo giù come. E Michela sostanzialmente sarà un po' come era stato nel mio primissimo viaggio a Dubai, diciamo la nostra Caronte. La vostra Caronte, sì. Michela esattamente chi è? Michela è la prima persona che ho assunto. Davanti a in uno Starbucks, mi scuso se sono italiano ma andiamo anche in uno Starbucks. In uno Starbucks mi si presenta con un curriculum e io non sapevo che farci perché sul curriculum posso scrivere qualsiasi cosa, no? Che ho fatto la Gioconda, ma poi non è vero. Mi ho detto Michela, non mi interessa il curriculum, parliamo. E quindi ci siamo trovati subito in linea e diciamo che lei mi ha aiutato un po' a sviluppare quello che avevo in mente. Ok. Anche perché lei ha questo rapporto con le persone diverso dal rapporto che ho con le persone, quindi è riuscita comunque ad incanalarsi in questa parte un po' da guida. Sì. Anche se la parola guida secondo me è riduttivo. Sì, decisamente. E quindi Michela fa questo, ma fa molto altro, quindi rende il paese più avvicinabile. Allora, dove ci troviamo di bello? Ci troviamo in Al Fahidi Historical Neighborhood, uno dei quartieri più antichi di Dubai, che è stato costruito verso l'inizio del 1800 da mercanti iraniani che commerciavano sulle sponde del canale che vi mostrerò fra poco. Considerate che le persone che vivevano sulle sponde del creek fino a quel periodo erano dei seminomadi, quindi o vivevano dentro delle baracche che si chiamano barasti, quindi delle capanne praticamente fatte con le foglie, con il legno della palma, dell'albero delle palme, oppure montavano delle tende vere e proprie, perché passavano su queste sponde solamente alcuni mesi all'anno in base a quello che dovevano fare. Invece gli iraniani decidono di stanziare e di costruire un quartiere. Immaginate che questa piazza che noi vediamo adesso una volta era luogo per un mercato. Certo. Quindi tutte queste case dove abitavano i mercanti poi a un certo punto si aprivano in questi spazi più grandi che venivano appunto utilizzati per il mercato. Colgo l'occasione perché quando ci hai portato qui per la prima volta, una delle cose che più mi ha colpito sono queste torri qui. Che sono praticamente, ecco lì è affascinante perché in qualche modo abbiamo il contrasto, se vuoi, tra il condizionatore e la bargilla, quindi, che qui lo vediamo. Quindi abbiamo la storia e invece l'attualità in qualche modo. Come funzionano queste torri? Le bargille sono torri del vento e sono un sistema di condizionamento dell'aria. È un sistema proprio ingegneristico molto semplice che si basa sul fatto che l'aria calda sale e dall'esterno invece si immette all'interno di queste torri, anche diciamo aiutato da questi bastoni che quindi creano dei vortici d'aria, quindi l'aria più fresca entra, quella più calda da dentro la stanza sale, quindi c'è questo scambio e le stanze che sono sotto le bargille hanno una temperatura più fresca rispetto all'interno. Quindi sono un sistema di condizionamento dell'aria. Questa è una cosa che voi potete trovare qui a Dubai, in alcune zone dell'Iran da cui arrivano le persone che hanno creato questo quartiere, e anche in Marocco, ma non è una caratteristica dell'architettura araba in generale, cioè è una caratteristica che potete trovare solamente in alcune zone. Bellissimo. Stiamo per entrare in una tipica casa di Al Fahidi. Questa viene chiamata la Summer Room, evidentemente era una delle camere più calde e qui vedete esattamente il funzionamento del bargille, della torre del vento. Bellissimo. Quindi come vedete è quasi sempre, la torre del vento è quasi sempre sopra la camera da letto. Questa è più o meno la zona dove parte il primo porto commerciale sostanzialmente di Dubai. Il canale è dove nasce Dubai come città commerciale. Perfetto. Dubai nasce sul canale, è una città non di mare. Sì.
perché le coste di Dubai non erano delle coste dove era possibile attraccare. Ok. Quindi Dubai nasce come città commerciale sul canale. Il canale è sempre stato un porto sicuro per le imbarcazioni che navigavano nel Golfo Arabico. E poi io ricordo questa storia, quindi qui parte, diciamo, il primo porto commerciale, o comunque il primo attracco commerciale di Dubai, che inizia a creare la fortuna di Dubai sostanzialmente. Corretto. E a quel punto lo sceicco, nel diciamo disegnare l'espansione di Dubai, tutti gli dicevano espandiamo il porto, che lui dice no, traccia una linea sulla sabbia di circa 40 km e dice qui invece costruiamo un altro porto e in mezzo sviluppa la città. E in mezzo sviluppa la città. Fantastico, esatto. tanto particolare. È la casa del profumo, e in questa stanza in particolar modo, che io penso sia bellissima a livello di allestimento, sono presentati in questi display alcune delle essenze più importanti da cui vengono tratti o profumi o incensi, come l'oud, come il musk, come la rosa, lo zafferano e l'ambra. E si possono... È un museo interattivo, si possono odorare. Tra l'altro ci sono queste mappe anche che ti fanno vedere da dove arrivano nel mondo, c'è lo zafferano più puro, più pregiato, quindi in questo caso arriva dall'Iran soprattutto, vedo appunto alcuni esempi. Dove nel souk te lo vendono proprio a peso d'oro? Nel souk te lo vendono quasi a peso d'oro, sì. La rosa è incredibile soprattutto perché per realizzare una tola è l'unità di misura con cui si vendono e si comprano appunto gli oli essenziali, che sono 11,67 ml, servono 40.000 rose. Mamma mia. Ovviamente si diluisce tantissimo, la rosa è una di quelle cose che si diluisce tantissimo, fino ad arrivare proprio alla profumazione dell'acqua che viene utilizzata per profumare se stessi, insomma anche le mani, e si aggiunge anche nel caffè. È bella questa cosa che sto notando praticamente in ogni installazione, che c'è sempre la versione naturale e la versione sintetica. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Tu hai parlato prima di in azienda non c'è gerarchia, ho diversi collaboratori, eccetera, eccetera. Come gestisci questa cosa? Perché, se vogliamo, probabilmente l'aspetto più difficile per qualsiasi imprenditore e in qualsiasi azienda è proprio la gestione delle persone. Se ti dico che non la gestisco? Ci sta anche, è una modalità di gestione. Il silenzio. Non la gestisco. Okay. Nel senso che lascio andare le cose, osservo, ma non... Mi credi che ad oggi non ho mai fatto una riunione con i miei colleghi, tutti insieme. Ci sono dei ruoli, quindi si copre, ci si investe nel ruolo, si lavora nel ruolo. Finalmente nel quartier generale di Malatacca. Quartier generale, hai detto bene. Dove anche qua vicino abbiamo che attività particolare fate? E è dove tutte le richieste dei nostri partner italiani prendono vita. Ok. Si attivano. Ok. Quindi mandano una mail, vorremmo questo servizio, noi diciamo ok, e qui viene tutto messo in operazione. Ma la cosa allucinante che mi raccontavi poco fa intanto che mangiavamo è che questo angelo che cosa fa? Marica è la nostra rappresentante del nostro customer care, che è uno dei valori per noi più importanti della nostra società, che è quello di essere in contatto con tutti quanti i nostri clienti nel momento ancora prima che arrivino a Dubai. Cioè prima ancora di prendere l'aereo, Marica manda un messaggio per entrare in contatto con loro. È un'assistenza che diamo su WhatsApp a tutti quanti i nostri clienti, ed è un modo per farli sentire subito tranquilli, per fargli capire che c'è uno staff di persone dietro che collaborano con le agenzie di viaggio, con il tour operator in Italia, per permettergli di avere una vacanza serena, rilassata, e quindi sanno che noi siamo qua. Il fuoristrada è venuto a prenderci in albergo a Dubai, abbiamo fatto circa un 40 minuti di auto, siamo arrivati qui, è una sosta tecnica, ma anche una sosta se si vuole appunto affittare uno dei quad o dei Polaris per fare un po' di self drive, per guidare da soli in un'area di deserto che è delimitata, qui dove siamo.
cioè, mentre noi siamo qui, ci giriamo intorno, possiamo prendere dell'acqua, andare in bagno o affittare un quad, il nostro autista sta gonfiando le ruote perché si sta preparando le gomme, perché ci prepariamo per l'avventura che stiamo per fare, cioè il dune bashing. Per dune bashing intendiamo quell'esperienza fatta con un pilota esperto in cui ci si tuffa e quasi si surfa tra le dune del deserto con delle magnifiche automobili 4x4 preparate per lo scopo. Prima Michela spiegava per l'appunto che le gomme devono essere portate ad una pressione tale da poter viaggiare in sicurezza tra le dune. Con una gomma più sgonfia avremo infatti una superficie maggiore d'appoggio che ci permetterà di non perdere aderenza nella sabbia. Quindi andiamo un po' a navigare nelle dune. Non siamo noi che guidiamo. E con solo 2 mani, perché se ne riesce 4 cazzo. Sergio, dove ci troviamo? Allora, siamo sul Creek con la vista del Burj Khalifa e tutto lo skyline di Dubai. Da quella parte c'è Jadaf, che è un'altra zona di Dubai, e una zona nuova di Dubai questa, con 3 nuovi alberghi, un bel creek, presso la possibilità di fare le passeggiate con l'Abra qua sotto. Ok. E basta. Possiamo dire, e siamo di nuovo ospiti di un altro address. Address Creek. Ok. Possiamo dire che questa zona Dubai in qualche modo l'ha costruita e l'ha realizzata per regalare un tramonto sullo skyline della città? Diciamolo. Da sales in Malatacca, qual è la sfida più importante che ti trovi ad affrontare ogni giorno? Riuscire a capire quello che realmente vuole il cliente, perché quando ci arriva la prenotazione abbiamo notizie così, però non sappiamo cosa vuole realmente lui. Dubai offre tutto, dunque se vai a proporre un qualcosa che il cliente non si aspetta diventa un problema e tornano, Dubai è finta, Dubai è vecchia. Dubai non è finta, non è vecchia, non è nuova, Dubai è in continua evoluzione. Dunque si trova tutto per qualsiasi esigenza. Sergio, che dire? Ti ringraziamo. A voi. Ringraziamo anche Michela, torna qua, grazie mille per il supporto. E mi raccomando, se volete organizzare un viaggio a Dubai e la volete scoprire nel vero senso della parola, il sito è malatacca.com. Fidatevi, vivere Dubai con loro vi permette di scoprire quella che è la vera Dubai. Bene. Tra un istante arriviamo al consiglio che Eugenio vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Fare azienda ha sempre come focus cardine il cliente finale. Non avrai mai nessun problema di liquidità se ti occuperai di soddisfarlo al di sopra delle sue aspettative e potrai addirittura chiedere più soldi. 2. Crea sinergie e collaborazioni. Edifica i partner con cui lavori perché possono nascere grandiose opportunità di business. 3. Avere un team affiatato, capace di resistere anche nelle situazioni più difficili, è la chiave per raggiungere qualsiasi risultato ed è questo uno dei grandi problemi delle aziende. Le persone possono creare il successo o il fallimento di quella stessa azienda. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata perché settimana prossima andremo a scoprire la storia di Stefano, un imprenditore che ha conquistato il mondo della ristorazione grazie a uno dei brand italiani più famosi al mondo, l'antica pizzeria da Michele. E lo faremo sempre qui, da Dubai. Vedremo infatti come la tradizione della cucina italiana riesce a conquistare, con l'aiuto di alcuni accorgimenti, anche i palati più esigenti degli Emirati Arabi Uniti.
Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Eugenio e noi ci rivediamo la settimana prossima. Qual è stato il momento più difficile, più di crisi, il momento in cui potenzialmente hai anche pensato di mandare all'aria tutto, mettere in discussione tutto? Perché in ogni caso, in ogni storia di impresa, in qualche modo un momento buio, se non più momenti, potenzialmente c'è, poi magari è più o meno intenso. Il momento più brutto quando ho aperto, perché la mia famiglia non è una famiglia di impresari, no? Di impresari. Diciamo, i miei genitori sono tutti professori, quindi la famiglia dottori, nessuno si è messo come imprenditore. Quindi questo è stato il momento più brutto. Quando ho deciso di farlo, è stato molto difficile, perché senti quel momento che non hai più la terra sotto, no? Perché dici, non ho niente. Questa piccola impresa, ho sempre rifiutato di avere partners di finanziari, non ne voglio. Quindi non ho mai chiesto aiuto a banche, non ho mai chiesto aiuto a persone, non ho mai chiesto niente, perché voglio che qualcosa sia mio e voglio essere responsabile di quello che succede. Quindi ho detto, se finisco quello che io penso che possano essere i soldi per iniziare, che faccio? Devo ritornare a essere dipendente? Quindi questa è stata una paura, la notte sai che non dormi, ti manca un attimo l'aria perché dici, Madonna, cosa faccio adesso? Questo è il periodo più brutto inizialmente, che ti sei spaesato, però è stato il momento più bello perché non tornerai mai più indietro, mai più. E sai qual è il problema? Che nessuno ti insegna a fare questo passo. A me questa cosa mi fa così arrabbiare, che andiamo a scuola, all'università, ma nessuno ci insegna a poter fare questa cosa, nessuno ti insegna a avere il coraggio di fare impresa. Perché tu pensi sempre che fare impresa va avere 10 milioni di dipendenti, 10 miliardi di euro. No. L'impresa vuol dire essere indipendente. L'impresa vuol dire avere la libertà di poter gestire le cose che magari prima facevi da dipendente, però pensavi che volevi farlo in maniera diversa. Non è così difficile da fare. Quando ci sono delle cose da sottolineare, da raccontare, che vale la pena, in qualche modo uno le deve dire. Aspetta. Anche se lui riprende là, essendo in cuffia sente perfettamente quello che diciamo, per cui se lo vuoi insultare in questo momento è il momento migliore. C'è tantissimo vento, C'è ultimazione, ok. In 7 forse è un po' caotico, però può essere divertente per una festa. Perché qua fa caldo, avere un posto refrigerato. Un messaggio di pace che perché Sceicco. Oh, visto che fa particolarmente caldo, ci hai portato qui a fare un tuffetto. Io non bevo, non mangio, non vado in bagno, non mi fermo mai.